Team 22 e che la Crazy Run abbia inizio. E piove purtroppo e noi abbiamo le Michelin Cup 2 che sono delle semi-slick, quindi ci divertiremo molto. E questa è un po' l'atmosfera che si vive nella fase di pre-partenza. Questa è la 488 Spider che abbiamo fatto wrappare proprio ieri, l'abbiamo ritirata da Luxury Paint. Per chi di voi mi segue sa che questa macchina qua non è la mia ma è quella di Roberto e parteciperemo insieme alla Crazy Run. La Crazy Run è una gara a checkpoint, per cui non solo devi raggiungere un posto per capire quale sarà il checkpoint successivo, ma nel mentre devi anche raccogliere una mosca dentro un barattolo e portarla al checkpoint successivo, piuttosto che andare a prendere delle lire a casa di qualche passante che trovi per la strada. Una roba veramente strana che non ho mai fatto, infatti questa cosa qua mi casa molto. Questa non ha la targa davanti. 600, T12, Porsche, 1M, Giulia Quadrifoglio. Bella questa, M4 Batman Style. R8, Ford Focus, G. Qua una Super GTR. Buongiorno Rob! Un'altra caratteristica della Crazy Run è che bisogna travestirsi da qualche cosa, per cui avendo la macchina italiana, a bandiera d'Italia. Noi siamo piloti delle frecce tricolore italiane o caccia tornado, siamo Top Gun italiani. Adesso vi faccio vedere un po' come sono vestite le persone in generale. Ma voi cosa siete? Noi siamo Power Power! Voi da cosa siete vestiti? Secondo te? Ti darò tutto quello che vuoi. Buongiorno. Buongiorno. Voi da cosa siete vestiti? I mercenari. Mercenari. Questo è vero o finta? Collega. Collega, venga a difenderlo. piloti di linea. Cosa abbiamo qua? Qua abbiamo tre bellissime damigelle del 700. Che gnocche queste qua? Abbiamo anche ghigliottina per il salame. Che poi Attrezzatissimo. Una squadra di militari. Qua c'è una bella 911 nuova. Là la squadra dei militari, un elicottero e una pista. Team 40, sfida con... Venite qua, presentatemi il vostro team. Stanno parlando di voi. Venite qua. Cioè, se sei rimasto senza benzina, cioè che figuraccia dai. Perché io sono un amante delle macchine, quindi quando vedo qualcuno davanti a me che va forte, io dico no, non mi fermo, vado con lui. Solo che ho fatto così a partire dalla 1000 miglia e quando sono arrivato qua poi ho finito la benzina. C'è il kit di attrezzi da sera. già l'andata siamo attaccati con uno, con un altro. Abbiamo Quell'M4 va fortissima, avete visto? Ci va un cacciavite, se no non la mettiamo la benzina. Vabbè, un cacciavite. Attenta a attraversare. Robby, forse ce la facciamo. Tecnici, quelli giusti. Questo attrezzi non l'avevo visto, c'avevo il telefono davanti. Qui bisogna andare molto piano, Dov'è la tanica della benzina? Via chi fuma! Gli cade anche la pioggia. Mettila attenta a piedi, mettila, inchinala. Aspetta un attimo. Ma questa dove l'avete trovata? Oh, chi è che mi spinge? Chi è che spinge? Sto cascando io. Chi è che spinge? La Non spingete! Deve fare degli avvimenti, non parte subito. Vedrai, guarda. Grande Robby! Il team si è rivelato essere ottimo. Siamo. Votiamo questa pompa. La mettiamo qua dentro. Siamo qui. Ci hanno boicottato, sono andati nel serbatoio zoppiatto mentre noi mangiavamo e hanno tolto la benzina dal serbatoio. Ciao a tutti! Grande Giulio! Guarda questo! Pronti a partire? Oh, belli cabrio! Qua e qua! Busta, badge! Era un modo... Via, vai! Allora, buongiorno di Crazy Run e benvenuti alle Robby, ci dobbiamo fermare, non capisco dove andare. Per rendere possibile tutto questo mi avvalgo di fidati collaboratori riconoscibili dalla maglietta gialla fluo che ho disseminato sul territorio in attesa di voi Crazy Runner. Per questo motivo il primo checkpoint è situato nella città natale del 2 volte campione della Parigi-Dakar su KTM nel 2000 e 2001 nei pressi dell'obelisco eretto in memoria di Garibaldi. Obelisco Garibaldi.
Ok, direi questo qua. Vai Robby, intanto vai qua. Ok. Nel frattempo io sto cercando di risolvere questo indovinello che non è facile. C'è un carro armato, Ferrea Mole, Ferreo Cuore, marca, anno di costruzione, dato di ritrovamento. Quindi sto cercando di ragionare su internet per cercare quel... Ce l'abbiamo una birra? No. Neanche qua dentro potrebbe essere. C'è una birra. Birra trovata. No, un pennello. Scusi, stiamo facendo una gara tipo caccia al tesoro, mi dà una penna a biro. Da scrivere, grazie. Scusi, avrebbe per caso una penna da scrivere? No, dietro no. No, va bene, grazie, arrivederci. Rimani. Andiamo! Salve. Sì, Andre. Andiamo! Andiamo, Robby! Recuperiamo! Ce l'abbiamo! Vai! Li abbiamo superati! Sì! Noi vi copiamo? Andiamo a ispezionare un po'. Oh, lei che mi scassa il cazzo ogni secondo, che vomita a seguire le cose. L'audio della macchina non funziona, quindi non sento i vostri audio. Tutto a posto, direi. Io sto correndo per voi. Allora, C'è una farmacia. Allora, team 22. 22. 22 ci sono. Grazie. Vai Robby. Il trasferimento ha una profondità media di 4,30 metri. Quindi dovremmo andare in qualche posto qua vicino. Ok, allora abbiamo capito la zona praticamente che dobbiamo raggiungere, ma non abbiamo capito di preciso il punto. Ok, siamo a 3/4 del trasferimento fatto. Abbiamo il termometro e siamo veramente gasatissimi perché dovremmo essere pienamente in tempo. Tra l'altro il Panamera qua davanti va veramente, veramente forte. Abbiamo il termometro, dobbiamo prendere l'acqua marchiata Crazy Run. No, vabbè. Guarda quanto è caldo. No! Sullo scarico si brucia. L'ho bruciata! C'è la scatola al bar se andiamo. Ah sì? C'è una scatola al bar? Ce la scaldano. Ah, ce la scaldano al bar? 36,2. 36, ma mi dava 40 questo. vieni, meglio. Vai dai Robby, andiamo! O ci ustioniamo o facciamo dei O pozzi. congelate. Ok, stiamo per raggiungere la tappa 3. La destinazione è la cantina di Moltancino che abbiamo messo sul navigatore. Ci vuole circa 1 ora e 10 e la cosa più difficile sarà prendere 50 tappi di bottigliette di plastica e portarle al checkpoint successivo. Quindi noi ne abbiamo 4 e ne mancano 46, scusate. Siamo alla Lidl e andiamo a prendere adesso le bottigliette. Cercando le bottigliette che costano meno di tutte. Io ho fame, prendo anche una merendina nel frattempo. Qua, lo hacker. Questo è il formato doppio anche. Da bere ce l'abbiamo. Prendiamo queste. Sono 3, 6, 2, 4, 8. Ok, 6 per 8? 48 più lo hacker. Andata. Nel frattempo abbiamo fatto l'1 1/4, per cui facciamo spuntino con il lo hacker che abbiamo appena preso. Tutti a fare la spesa alla Lidl. No, dove fanno? Tutti lì. Ciao. E mentre eravamo nel trasferimento più totale, ne approfittiamo di questo momento di pausa per fare una cosa atomica. Oh, adesso sì che andiamo forte. Itinerante, cioè. Sì, ce n'ho uno, ce l'ho qua e l'altro in macchina. Bello sto K. Con te? Grazie mille. 11, 12, 14. Ok ragazzi, l'opera si è compiuta. Abbiamo consegnato le bottigliette. Adesso andiamo a mangiare. Piove, ogni tanto c'è il sole qua, è molto strano. Allora ragazzi,
Non sta piovendo poco, ho preso una quantità d'acqua impressionante. Se domani non sono ammalato ringrazio la Crazy Run. Questo è il prossimo obiettivo, cioè dobbiamo decifrare quello che è contenuto dentro questa cassetta. Ma quando io sono nato avevano appena smesso di produrre le cassette, per cui ci affidiamo a Ropi perché io non ho idee. Al massimo prendiamo la penalità se non decifriamo il messaggio. Ok, siamo riusciti a capire cosa c'era contenuto dentro il messaggio, dato che uno dell'altro team ci ha mandato la soluzione. Il messaggio dice: serve una Bic a 6 colori, quindi dovremmo andare in tabaccheria a comprarla. È quasi finita la Crazy Run, impegnativa. Abbiamo finito ufficialmente il day 1, andiamo all'hotel e ci riposiamo un po' perché siamo veramente cotti. Ci vediamo domani col prossimo video per gara 2, fateci l'in-bocca al lupo e vi ringrazio tantissimo per il supporto che ci state dando su Instagram. Alla prossima, col prossimo video.